Bene, mi hanno detto di presentarmi da solo, buonasera. C'è qualcuno che non sa nulla di quello che dico io? Sì, c'è uno che non alza la mano e l'altro che fa lui. Va bene, allora rapidissimo. Io parlo di Bibbia, quindi non parlo di Dio, quindi non parlo di teologia, o meno ne parlo come scienza che non dovrebbe occuparsi di Bibbia. Quello che io dico deriva dal lavoro che ho fatto prima per le edizioni San Paolo, per le quali ho tradotto 19 libri dell'Antico Testamento, di cui loro ne hanno pubblicati 17, tradotti dall'ebraico, e 17 perché gli ultimi due erano del 2010 e io nel frattempo ho cominciato a raccontare le cose che sto raccontando e quindi non li hanno più pubblicati perché ovviamente avrebbero dovuto pubblicarli ancora col mio nome. Facciamo delle considerazioni di carattere generale perché quando si entra nel merito delle traduzioni poi vengono fuori quei problemi dai quali non si esce, ma nel senso che non si esce neanche se si discute per decenni. Dunque, noi stiamo parlando di una religione che ha delle caratteristiche un po' particolari. La prima è che ha le sue radici su un testo, l'Antico Testamento, di cui in sostanza non sappiamo nulla. Cioè non sappiamo quando è stato scritto, non sappiamo chi l'ha scritto, non sappiamo come fosse scritto in origine, non sappiamo come fosse letto in origine. Cioè non c'è una sola riga dell'Antico Testamento, ma anche del Nuovo, della quale possiamo dire, sappiamo con certezza che questa riga l'ha scritta quello là. Anche i libri che sono, come dire, intestati, no? Tipo appunto Isaia, piuttosto che la tradizione li attribuisce a, ma il fatto che l'abbia scritto Isaia non c'è da nessuna parte. Tant'è che se voi leggete le cose che dicono gli stessi docenti delle commissioni pontifici bibliche o docenti alla Pontificia Università Lateranense, per esempio cito Isaia perché ovviamente è il profeta più importante, no? Quello nel quale teoricamente ci sarebbero addirittura le profezie su Gesù Cristo. Provate a chiedere agli ebrei cosa sono quelle profezie lì e sentirete raccontare storie completamente diverse. E hanno ragione gli ebrei, ovviamente. In questo caso hanno ragione gli ebrei. Profezie di Gesù Cristo, su Gesù Cristo non ce ne sono. Isaia, i primi 39 capitoli scrivono questi docenti, come il professor Penna, li attribuiamo ad Isaia perché non abbiamo motivi seri per negarlo. I capitoli dal 40 al 55 sappiamo che non li ha scritti Isaia, li ha scritti uno che convenzionalmente chiamiamo il Deutero Isaia, cioè il secondo Isaia. E lo chiamiamo così perché non sappiamo chi è. Solo che questo qui ha scritto 2 secoli dopo il primo. Gli ultimi capitoli li ha scritti uno che chiamiamo il Trito Isaia, cioè il terzo Isaia. E lo chiamiamo così perché appunto non sappiamo chi è e ha scritto alcuni decenni dopo il secondo. Quindi nella migliore delle ipotesi il libro di Isaia è stato scritto, nella migliore delle ipotesi, da 3 persone che hanno scritto nell'arco di 250 anni. Sarebbe come dire che la Divina Commedia, l'inferno lo attribuiamo a Dante perché non abbiamo motivi seri per negarlo, il Purgatorio l'ha scritto il Deutero Dante che ha scritto 2 secoli dopo Dante, il Paradiso l'ha scritto il Trito Dante che ha scritto alcuni decenni dopo. E poi se alla fine dicessimo dunque la Divina Commedia l'ha scritta Dante, ci metteremmo tutti a ridere, no? Se poi prendiamo il libro di Isaia, quello da cui derivano le Bibbie che abbiamo in casa, e lo paragoniamo con il libro Isaia trovato nei testi di Qumran, che è più antico di questo qui, ci sono almeno 300 varianti. Se anche volessimo dire che il libro di Isaia l'ha scritto lui, dovremmo chiederci quale dei due ha scritto, perché se ci sono 300 varianti o ha scritto l'uno o ha scritto l'altro. Quindi la Bibbia è una roba del genere. Quello che scrivono i biblisti israeliani, ad esempio, tipo il professor Röfe, è che l'unica certezza che noi abbiamo, per quanto riguarda i testi antico-testamentari, è che la Bibbia che abbiamo noi oggi non è uguale a quella scritta in origine. Perché ogni volta che la scrivevano, la ricopiavano o la scrivevano sotto dettatura, la cambiavano. Quindi l'unica certezza che abbiamo è che non è quella scritta in origine. Quindi questo rappresenta un po' la base, cioè la radice delle verità assolute, no? Che ci vengono presentate. Dicevo anche che non sappiamo come fosse letta, perché siccome l'Antico Testamento, come tutte le lingue semitiche, è scritto senza vocali, perché non esistono le vocali, esistono i suoni, che però non venivano mai scritti, finché a un certo punto, tra il VI e il IX secolo d.C., diverse scuole, tante scuole anche in contrasto l'una con l'altra, poi diciamo così si è imposta la scuola dei Masoreti di Tiberiade, hanno messo i puntini e le lineette per indicare come dovrebbe essere letta.
ma fino a quel momento lì ciascuno la poteva leggere un po' come voleva. E c'è una parte dell'esegesi ebraica che ancora oggi toglie quelle indicazioni vocali che ne mette altre e in alcuni casi cambiando sostanzialmente il significato dei termini. Quindi questo è il libro da cui si ricavano le certezze. Quindi questo è, diciamo, l'Antico Testamento, molto in sintesi ovviamente, molto in sintesi. Come tutti i testi semitici, cioè non è che questo sia speciale. Anzi, il problema è che l'hanno fatto diventare speciale, ma non lo è come tutti gli altri. Il fatto è che per fortuna sugli altri non sono state costruite, diciamo, no, delle religioni, ma questo qui invece purtroppo è stato utilizzato dalla teologia. Allora, quindi la base è questo testo, un testo che non sappiamo chi ha scritto, quando l'ha scritto, come fosse scritto, come fosse letto. Dopodiché, quelli che ce lo presentano, coloro che hanno costruito la religione, che ne sono tuttora i detentori, e sono quelli che la predicano, sono quelli che la diffondono, voglio essere buono, nel 95% dei casi non conoscono la lingua nella quale questo libro è stato scritto. E riferisco a papi, cardinali, vescovi, teologi, sacerdoti, catechisti. Tutti predicano ciò che ci sarebbe scritto in questo libro, ma non conoscono la lingua nella quale è stato scritto. E siccome la cosa che viene, una delle tante accuse che mi vengono rivolte è: ma tu lo sai, no? Che ogni volta che si fa una traduzione in realtà si compie un tradimento. Cioè tradurre è un po' come tradire, perché chi traduce ci mette nel suo. Benissimo, sono assolutamente d'accordo. Ma la cosa non va rivolta soltanto a me, va rivolta a tutti quelli che hanno tradotto. Quindi, chi ci predica questo libro qui, ci predica questo libro sulla base di traduzioni, cioè sulla base di tradimenti, sui quali non è in grado di esercitare nessun controllo, perché non conosce la lingua nella quale è stato scritto. Però ci predica la verità assoluta. È vero, si dice c'è anche una Bibbia scritta in greco, la Bibbia dei 70, e i sacerdoti conoscono il greco, certamente. Sapete cosa pensano gli ebrei della Bibbia scritta in greco? L'ha detto il rabbino capo della comunità ebraica di Torino, quando ci siamo incontrati il 6 marzo a Milano, no? Nell'incontro che ho fatto con i teologi. Lui ha detto che gli ebrei considerano quella Bibbia una disgrazia per l'umanità. E la Bibbia scritta in greco è quella sulla quale si basa il cristianesimo ortodosso. Quindi il cristianesimo ortodosso si basa su una versione della Bibbia che gli ebrei considerano una disgrazia per l'umanità. Stiamo entrando nel merito delle traduzioni, stiamo soltanto facendo così un quadro generale. Quindi chi ce la predica sulla base di traduzioni. E le traduzioni nei secoli sono cambiate continuamente, stanno cambiando e cambieranno, perché ci sono dei termini che vedrete scompariranno dalla Bibbia. Scomparirà, adesso poi lo vediamo, il termine eternità, perché non c'è. Scomparirà il concetto onnipotente, perché non c'è. Scomparirà il concetto del peccato originale, scomparirà il concetto della creazione dal nulla perché non c'è. Scompariranno. Ma quelli che ce le predicano adesso ce la predicano ancora sulla base di queste traduzioni che in questo momento da qualche parte del mondo si stanno stampando delle Bibbie con quei termini che non ci saranno più. E adesso vediamo perché. Nel mondo ci sono 1 miliardo e 200, 1 miliardo e 300 milioni di cristiani. Di questi 1 miliardo e 100 milioni crede ciecamente in ciò che ci sarebbe scritto in questo libro che ci viene predicato da quelli lì, che però non ha mai letto. Allora, se noi invece di parlare del cristianesimo, cioè di una delle più importanti religioni del mondo, parlassimo di una setta di 200 persone, di cui il guru, il maestro, ha in mano un libro di questo genere, fatto così come vi ho detto prima, lo traduce o lo fa tradurre, con tutte quelle incertezze che ci sono. Ha 7-8 predicatori che predicano sulla base di quelle traduzioni ma non conoscono la lingua nella quale è stato scritto. E ha 180 fedeli che credono ciecamente in ciò che lui dice o in ciò che ci sarebbe scritto in questo libro che loro non hanno mai letto. Noi cosa diremmo di questa setta? Quando è che la chiudete, no? Questo è il cristianesimo. Il problema è che ci sono 1 miliardo e 400 milioni di persone. Avete mai sentito dire: ah, io sono devoto della Madonna di Lourdes, e un altro dice: ah, io invece sono devoto della Madonna di Medjugorje? È o non è idolatria? Cioè, io non so come definirla diversamente. Come si fa a dire io sono devoto della Madonna di Lourdes? Ah no, io invece della Madonna di... Poi ci permettiamo di parlare del paganesimo. E questa è una di quelle cose, tra l'altro, che viene molto utilizzata per spiegare la differenza tra il popolo intelligente monoteista e poi ci sono tutti gli altri poveretti. Nel mondo ci sono più di 250 religioni e tutti quelli che nascono si sentono dire che hanno avuto la fortuna di nascere in quella giusta, perché hanno tutti il diritto di dirlo, perché non ce n'è nessuna giusta di religione, cioè ognuno ha la sua.
Quindi chi ha la fede se la viva, nel senso che se la fede ti aiuta a vivere bene, vivila, vivila. Tanto non sappiamo come stanno le cose. Assolutamente, ognuno deve essere libero di credere a ciò che vuole. Il problema nasce nel momento in cui vuole documentare che ciò in cui lui crede è fondato, assolutamente fondato. E nel nostro caso il fondamento è questo libro qui, di cui non sappiamo nulla, predicato da chi non conosce la lingua nella quale è stato scritto, creduto vero da chi non l'ha mai letto. Questo è il cristianesimo. Allora ci dicono, con paroloni, perché i sapienti hanno sempre bisogno di utilizzare parole diciamo così difficili, perché se usano parole difficili chi li ascolta dice, ah beh certo, lui è uno che sa. In realtà uno che sa ha l'obbligo di usare parole semplici, perché altrimenti vuol dire che sta nascondendo ciò che non sa. Su questo io non ho dubbi. Quando ci parlano di queste religioni, io poi lo vedo, no? Cominciano con tutta l'analisi di questi poveri popoli che sono partiti dal politeismo, poi sono passati attraverso la monolatria, per passare poi attraverso una successiva evoluzione che si chiama enoteismo, per poi arrivare al grande concetto, quello fondamentale del monoteismo, che è ovviamente privilegio delle grandi religioni importanti, perché gli altri poveretti. Ecco, allora tutta questa storia qui è una bella storia, molto bella, molto ben articolata, che è stata elaborata dalla teologia, perché se la teologia accettasse ciò che c'è scritto nei testi antichi, dovrebbe smontare tutto ciò che ha creato. Allora, per non smontare tutto ciò che ha creato, deve elaborare queste storie, queste ipotesi, queste dottrine, e quindi questa, come dire, successione di forme di pensiero, ripeto, politeismo, monolatria, enoteismo, eccetera, 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 pur di non dire che in realtà quelli là, cioè i popoli antichi, avevano a che fare con un sacco di individui. Monolatria vuol dire adorarne uno tra tanti, enoteismo vuol dire adorarne uno senza arrivare ad affermare che gli altri non esistono, cioè come dire non me ne occupo, e invece il monoteismo è adorarne uno dicendo che esiste solo lui, capite? Questi sono un po' i passaggi che vengono attribuiti. Il problema è che nei testi antichi non è che non c'è il politeismo, non c'è la monolatria, non c'è l'enoteismo, non c'è il teismo, che è un concetto greco, che è stato inserito nei testi antichi. Senza il pensiero greco, la nostra religione non esisterebbe, non potrebbe esistere. Perché i concetti metafisici nella cultura ebraica, nella lingua ebraica, non esistono, non esistono. La Bibbia non se ne occupa. Allora si dice che questi qui, ovviamente, a parte il popolo di Israele, che è l'unico popolo intelligente esistente nella storia, adoravano delle divinità che non esistono. Cioè in realtà adoravano dei pezzi di pietra e dei pezzi di legno. Io penso ai Fenici, che hanno conquistato il Mediterraneo con i commerci e con le armi, ma erano talmente stupidi da parlare con delle pietre e con dei tronchi senza accorgersene. Penso agli Egizi, penso agli Ittiti, penso agli Assiri, penso ai Babilonesi, penso a tutti gli altri popoli che non sono Israele, che per millenni hanno parlato con dei mucchietti di pietre, con dei pezzi di legno, senza accorgersi che questi erano inerti. Ma si può anche solo elaborare una roba del genere? Si può. Si può perché la teologia lo deve fare, perché altrimenti come giustifica? Addirittura poi dicono, vabbè, sì, pezzi di pietra pure li identificavano con i pianeti, quindi pensavano che i pianeti fossero degli dei. Peccato che, per dire, già solo dalla Università di Berlino è stato pubblicato uno studio dal quale si ricava come i babilonesi utilizzassero la geometria trapezoidale per calcolare l'orbita di Giove. Ora voi pensate, adorate un puntino nel cielo come Dio, ma ne calcolate l'orbita di Dio. Per dire, tra 2 mesi e 3 giorni si troverà là. Cioè bisogna arrivare ad accettare l'idea che questi popoli antichi avevano a che fare con una molteplicità di individui e che non erano così stupidi da parlare con delle pietre senza accorgersi che quelle pietre non rispondevano. Ma d'altra parte, quanti milioni di statuette di gesso ci sono relative alla nostra religione? Se domani mattina la nostra civiltà scompare, tra 3000 anni arriva qualcuno a scavare, trova milioni di statue di gesso, di legno, di metallo, di vetro, di cristallo, di plastica, di uno in croce. E tra 3000 anni cosa diranno? Esattamente ciò che noi diciamo dei popoli cosiddetti pagani. Beh, poveretti, adoravano delle statue di gesso perché si illudevano che dietro quelle ci fosse qualcuno. Si erano inventati qualcuno. Cioè diranno dei cristiani esattamente ciò che adesso i cristiani dicono di Assiri, Babilonesi, Fenici, Ittiti, Egiziani, Sumeri. Diranno esattamente la stessa cosa. Cioè se il criterio esegetico
Se il criterio interpretativo è questo, i cristiani si devono rassegnare a sapere che tra 3000 anni verranno giudicati con lo stesso metro e verranno definiti idolatri. Non c'è dubbio. Verrà detto che avevano sì una divinità maggiore, a questa divinità poi a un certo punto hanno divinizzato anche sua madre, perché dovete sapere che la Madonna per i primi 2 secoli non contava assolutamente nulla. L'hanno fatta poi con il concilio di Efeso, l'hanno fatta diventare la Theotokos, cioè la madre di Dio. Ma prima assolutamente nulla. Nei Vangeli la Madonna non conta nulla, leggeteli. Allora diranno, sì, quindi hanno divinizzato anche sua madre, e poi avevano tutta una serie di divinità intermedie, cioè di uomini divinizzati, Padre Pio, ai quali venivano attribuiti dei poteri, cioè questi qui potevano intercedere presso la divinità per ottenere delle grazie per i fedeli particolarmente meritevoli. È esattamente ciò che noi stiamo dicendo della religione babilonese, dove c'erano i grandi dei e poi, come è citato nella Bibbia, c'erano gli Shedim, cioè questi personaggi intermedi che facevano da mediatori. Non c'è nessuna differenza. Se il criterio interpretativo è quello, tra 3000 anni si giudicherà questa nostra cultura attuale come una cultura di idolatri. Statuette di tutte le divinità intermedie, statuette di plastica con dentro l'acqua. Cioè mettetevi tra 3000 anni e provate ad analizzare oggi, così come noi analizziamo ciò che è successo 3000 anni fa. Non c'è nessuna differenza, nessuna. E diranno, tra l'altro, che credevano a un testo di cui non si sapeva nulla. Quindi così come noi diciamo dei regnanti di allora, questi sono stati bravissimi, i sacerdoti, i grandi sacerdoti, perché attraverso questo tenevano sotto controllo il popolo, analizzando la nostra situazione attuale diranno esattamente la stessa cosa. Le gerarchie tenevano sotto controllo il popolo. Non c'è nessuna differenza. Quindi quando applicano questi criteri esegetici dovrebbero stare attenti. Monolatri, enoteisti, poi per fortuna sono arrivati gli israeliti monoteisti, e da quel momento lì in avanti abbiamo capito tutto. No, quegli altri erano esattamente come noi. Perché uno si porta a casa la statuetta di Padre Pio? Perché è convinto, o comunque avverte emotivamente, che a parlare con la statuetta gli sembra che Padre Pio sia più vicino. O no? È così o no? Perché altrimenti uno perché si porta a casa la statuetta di Padre Pio? Siamo pieni di idoli. Tra l'altro in totale disprezzo di ciò che avrebbe ordinato il Dio. Dico avrebbe ordinato il Dio, che è il Dio Padre, si fa per dire, che ha detto non vi farete mai immagine, e quest'ordine non è mai stato revocato. Quindi la Chiesa che produce e vende immagini sta peccando contro il suo Dio ogni minuto, perché il suo Dio gli ha detto tu non ti farai mai immagini, e sono sempre quelle. Gli ordini sono sempre quelli, non sono mai cambiati. Ma perché la Chiesa ha dovuto fare questo? Perché la Chiesa ha dovuto tirar via la gente dal cosiddetto paganesimo. E siccome nel paganesimo le immagini e le statuette erano normali, la gente ne ha bisogno. Se non gliel'avesse lasciate fare, col cavolo che la Chiesa sarebbe riuscita ad avvocare a sé milioni di persone. E quindi le statuette di gesso sono tranquillizzanti, ma le statuette di gesso vanno contro gli ordini di Dio. Dio lo dico sempre fra parentesi, perché per fortuna quello non è Dio, quindi siamo tutti tranquilli. Ma questo è un dato di fatto e non c'entra con le traduzioni. Trovatemi il posto in cui Dio ha detto sì, da adesso in avanti potete farvi immagini. E lui diceva, se vi fate immagini io vi ammazzo. E noi lo facciamo. A iosa. Entriamo nella Bibbia. Facciamo i ragionamenti secondo buon senso. Dopo il diluvio, la Bibbia si occupa dei semiti. Sem, figli e figlie, finché arriva uno che si chiama Ever, da cui discendono gli Ivrim, cioè gli ebrei. Io lo dico sempre, per cortesia, se volete farvi un piacere, leggete la Bibbia. Se volete farvi un piacere, così vi liberate. Leggetela. Leggetela con mente serena, così come potete leggere l'epopea di Gilgamesh, l'Atra Asis, dico i testi antichi, leggetela allo stesso modo, perché tanto è uguale. Quindi. Ever, figli, figlie, quindi di qui in giù tutti ebrei, quindi migliaia di famiglie, finché si arriva uno che si chiama Terach, che è padre di Abramo, padre di Nacor, padre di Aran. Ok? Quindi 3 fratelli. Da Abramo sappiamo Isacco, Giacobbe, che è quello che poi assume il nome di Israele. Di qui gli israeliti sono i discendenti di questo. Questi qui tutti ebrei, tutti della stessa famiglia, questi israeliti.
Giacobbe sappiamo che ha un fratello gemello che si chiama Esau, poi se abbiamo tempo parliamo di questa roba qui che è molto curiosa. Nacor, tra i suoi discendenti, nipote ha Labano, Aran ha Lot, che sicuramente avete sentito nominare per le vicende di Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, noi sappiamo, insomma, ci viene detto dalla dottrina che Sodoma e Gomorra sono state distrutte perché quelli erano dei sodomiti e quindi peccatori. Se voi leggete Deuteronomio 29 c'è scritto che sono state distrutte perché stavano cambiando alleanza militare. È scritto nella Bibbia che avete in casa, non nelle mie traduzioni. È scritto nella Bibbia che avete in casa. Non accettavano più le proposte di alleanza di Yahweh e stavano cambiando e quindi le hanno distrutte. Allora, quando questi dovevano cercare moglie, seguivano, diciamo così, gli usi matrimoniali che erano propri dei capi, che nella Bibbia si chiamano Elohim e che nei testi sumero-accadici si chiamano Anunna o Anunnaki, che sposavano una sorellastra, cioè per mantenere la linea dinastica un maschio sposava una figlia di stesso padre ma di madre diversa. Abramo fa esattamente lo stesso, e lo dice la Bibbia. Sara è la mia sorella, figlia di stesso padre ma di altra madre. Facevano esattamente lo stesso. E quindi ogni volta, quando si dovevano sposare, andavano a cercare nella famiglia, no? Il maschio andava a cercare una compagna nella famiglia. Dico andavano a cercare perché sapete che a un certo punto Abramo viene chiamato, e il presunto Dio gli dice tu vieni con me che andiamo a conquistarci un territorio. Gli altri rimangono lì dove sono, cioè in terra di Mesopotamia. Quindi questa famiglia viene divisa in due. Quando Giacobbe deve andare a cercare moglie, si reca presso la famiglia, c'era Labano. Questo Labano aveva 2 figlie e Labano gli dice ok, va bene, io ti do la mia figlia, quella che vuoi, però devi lavorare per me per un certo numero di... Benissimo. Giacobbe lavora per lui, quando si arriva al momento del matrimonio, siccome questo aveva 2 figlie, di cui una brutta e l'altra bella, lui voleva quella bella, ma l'altro la prima notte gli ha ficcato nel letto quella brutta. E poi gli ha detto, quindi adesso se vuoi l'altra devi di nuovo continuare a lavorare per me. E questi sono andati avanti anni a fregarsi l'uno con l'altro. Tenete presente che Yahweh, il presunto Dio, in tutte queste cose, questa qui è una delle cose minori che ci sono nella Bibbia, che è uno dei testi più immorali mai scritti nella storia dell'umanità, ripeto, uno dei testi più immorali mai scritti nella storia dell'umanità, Yahweh stava sempre dalla parte del più furbo, non di quello onesto. Stava sempre dalla parte di quello che anche con l'inganno fregava gli altri. L'importante era vincere. Leggetela la Bibbia per cortesia, leggetela. Non fidatevi di nulla di ciò che vi dico. Allora lui va, se ne sposa tutte e 2. Poi riparte, quando riparte portandosi dietro armenti, beni, eccetera, questo dice... ritiene di essere stato fregato per l'ennesima volta e quindi lo insegue. Quando si incontrano, siamo in Genesi 31, Genesi 32, i 2, quindi cugini, invece di combattere riescono a trovare un accordo. E fanno questo, siamo in Genesi capitolo 31. E poi costruiscono un cippo in pietra di confine. E lui dice a lui: ecco questo mucchio ed ecco questa stele che io ho eretto tra te e me. Questo mucchio è testimonio e questa stele è testimonio che io giuro di non oltrepassare questo mucchio dalla tua parte e che tu giuri di non oltrepassare questo mucchio e questa stele dalla mia parte per fare del male. Cioè giuriamo che nessuno dei 2 supera questo confine con intenti ostili verso l'altro. E dicono: l'Elohim di Abramo, cioè il Dio di Abramo, e l'Elohim di Nacor, cioè il Dio di Nacor, saranno giudici tra di noi. Cioè, a garanzia di questo giuramento, c'è da una parte il Dio di Abramo e dall'altra il Dio di Nacor. Ora, secondo la dottrina, il Dio di Abramo è quello vero, il Dio vivente, esistente. Secondo la dottrina, il Dio di Nacor è un pezzo di pietra. È un pezzo di pietra. Se è vero ciò che dice la dottrina, e qui bisogna, invece di usare i termini alti, usiamo i termini che sono quelli che ci fanno capire, qui c'era il fratello intelligente che parlava con uno che esiste, qui c'era il fratello idiota che parlava con le pietre. Questa è retorica, è alta esegesi o è normalità? E questo giura
sul Dio di Abramo e questo giura sul Dio di Nacor, se il Dio di Nacor è un pezzo di pietra, vuol dire che all'interno della stessa famiglia c'erano gli intelligenti e i deficienti. Abramo è vissuto 170 anni. Possibile che in decenni e decenni e decenni Abramo non sia mai stato in grado di spiegare a suo fratello e dirgli: scusa, vieni con me un attimo, lo vedi, io parlo con questo qui, tu parli con le pietre. Invece no. Questi giurano su uno che c'è, perché questo qui esisteva, persona in carne ed ossa. Questi qui giurano, secondo la dottrina, su dei pezzi di pietra, convinti che quei pezzi di pietra daranno a loro le stesse garanzie che questo qui che esiste dà a questi. Ma si può anche solo pensare a una roba del genere? Non stiamo parlando di popoli diversi, per cui dice, vabbè, gli israeliti e poi tutti gli altri poveretti ignoranti. No, siamo dentro la stessa famiglia. Mettetevi nei panni dei due fratelli. Se voi aveste un fratello che parla con le pietre, cosa gli direste? Quindi quella tesi lì, monolatria, enoteismo, cioè, non tengono. Cioè sono costruite apposta per dirci che a un certo punto qualcuno, dopo lungo travaglio, è arrivato a concepire l'idea del monoteismo, perché è entrato in contatto con il Dio unico, il Dio esistente, l'unico vero, mentre tutti gli altri, quindi all'interno della stessa famiglia, continuavano a parlare con le pietre e con i pezzetti di legno. Questo ci viene raccontato, e questo ci viene raccontato, e ci viene raccontato da secoli, perché noi non leggiamo la Bibbia. Non la leggiamo con un minimo di attenzione, perché vi accorgete che non sto facendo esegesi filologica, sto leggendo la Bibbia di famiglia cristiana e prendo atto delle cose che ci sono scritte, nient'altro, non cambio nulla, perché non c'è bisogno di cambiare nulla, è già tutto scritto qui. Quando leggerete la Bibbia, vi accorgerete che Yahweh, il presunto Dio, ha passato secoli a usare i suoi per combattere contro altri. E vi accorgerete di una cosa stranissima, che questo Dio onnisciente, onnipotente, creatore dei cieli e della terra, non poteva neanche lontanamente pensare di potersi mettere contro i popoli potenti, cioè contro i popoli che erano governati dai suoi colleghi molto più potenti di lui. Lui non ha mai combattuto contro egizi, Ittiti, Assiri, Babilonesi. Lui combatteva contro Moabiti, Ammoniti, Edomiti, Amalechiti, Madianiti. E quando leggerete la Bibbia con mente tranquilla, serena, disincantata, vedrete che i Moabiti e gli Ammoniti sono i discendenti diretti di Lot, nipote di Abramo. Gli Edomiti e gli Amalechiti sono discendenti diretti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe. I Madianiti sono discendenti diretti di Abramo attraverso la femmina Cheturà, cioè guerre in famiglia. E l'ordine era sempre: sterminateli tutti, comprese le donne, i bambini e gli anziani. Sterminateli tutti. Combattevano tra cugini, zii e nipoti per tirarsi via gli uni con gli altri dei praticelli o dei pezzi di montagna. L'ordine era: sterminateli tutti, e se non lo facevano si arrabbiava. Quando il re Saul riceve l'ordine di sterminare gli Amalechiti, lui stermina gli Amalechiti, quindi è uomo buono e giusto. Ci viene detto che Saul ha sterminato tutti gli Amalechiti, tutti, bambini, donne, anziani, ha lasciato in vita il re, perché era un maschio bello. Sapete cosa fa Yahweh? Dice: Saul, tu hai lasciato in vita quello, io ti tolgo il regno. Cioè gli toglie il regno perché ha lasciato in vita uno, non perché ha ucciso donne e bambini. Il fatto di aver ucciso donne e bambini l'ha reso uomo buono e giusto. Non è stato buono e giusto perché ha lasciato in vita uno, e per questo perde il regno. Questa è la moralità della Bibbia. Uno dei libri più immorali mai scritti nella storia dell'umanità. E quando questi combattevano gli uni con gli altri, prendiamo Giudici 11:24, il capo delle forze di Israele, che in quell'occasione era Jefté, sta discutendo con il capo degli Ammoniti, quindi cugini. E sentite cosa gli dice. Le terre di cui il tuo Elohim Kamosh ti ha fatto entrare in possesso tu te le tieni?
così anche noi ci teniamo quanto Yahweh, l'Elohim nostro, ci ha dato di possedere. Ma secondo la dottrina, l'Elohim Kamosh degli Ammoniti che cos'era? Un mucchietto di pietre. E invece Yahweh era uno esistente. Allora dobbiamo prendere atto del fatto che il comandante delle forze di Israele prende atto che un mucchietto di pietre aveva nei confronti degli Ammoniti gli stessi diritti, le stesse prerogative, gli stessi poteri che Yahweh, Dio onnisciente, onnipotente, creatore dei cieli, aveva con gli israeliti. Cioè il mucchietto di pietre, secondo il comandante in capo delle forze di Israele, poteva dare agli Ammoniti delle terre che venivano ufficialmente riconosciute. Tant'è che lui dice: tu te le tieni benissimo, te l'ha dato il tuo, io mi tengo quelle che mi ha dato il mio. Ma se è vero ciò che dice la dottrina, dobbiamo prendere atto del fatto che a questo qui, i territori li hanno dati un mucchietto di pietre. Torniamo al discorso iniziale. Non sappiamo chi l'ha scritta, non sappiamo quando l'ha scritta, non sappiamo come fosse scritta, ma sappiamo che quelli lì che non sappiamo chi sono, quando dicevano una cosa ne volevano dire un'altra. Ed è solo su questo che può funzionare la religione. Costruiscono le loro tesi, perché se si va a leggere la Bibbia dice questo, e le loro tesi cadono perché vince la Bibbia, che loro stanno nascondendo, ma poi io non ho scoperto nulla. Cioè, come state vedendo, io faccio un lavoro da cretino, vi sto leggendo ciò che c'è scritto.